bentornati sul mio canale. Oggi vi spiegherò come realizzare il progettino che avete visto nell'anteprima. Ci servirà un filato, io ho scelto questo della Tessiland, e un uncinetto del numero 4. Vi lascio il tutorial. Allora, iniziamo facendo il fiore. Io nel mio progetto originale ho fatto 6 fiori. Quindi prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo ad avviare le nostre catenelle. Io avvio 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e mi vado a chiudere a cerchio nella prima catenella con una maglia bassissima. Ok, si è formato questo cerchietto. Ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e poi facciamo 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3 catenelle di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel cerchietto delle 5 catenelle e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nel cerchietto e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nelle 5 catenelle e vado a fare maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, quindi arrivati a 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte, andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 e ci chiudiamo nella terza catenella iniziale, quindi 1, 2 e nella terza catenella ci chiudiamo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto dentro il primo cerchietto, mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e poi vado a fare 5 maglie alte. Fatte le mie 5 maglie alte vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e mi vado a chiudere con una maglia bassissima sempre dentro lo stesso cerchietto, quindi con una maglia bassissima, e abbiamo formato il primo petalo. Con una maglia bassissima ci spostiamo dentro l'altro cerchietto, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e andiamo a fare sempre nello stesso cerchietto 5 maglie alte. Fatte le mie 5 maglie alte vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, mi chiudo sempre nello stesso punto, vedete, con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima ci spostiamo nell'altro archetto o cerchietto e mi alzo con 3 catenelle e faccio 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, 3 catenelle e ci chiudiamo qui. Ci spostiamo con una maglia bassissima nell'altro archetto e ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e 5 maglie alte. Continuiamo per tutta la riga finendo i nostri petali. Ora con una maglia bassissima ci spostiamo nell'altro archetto e così via per tutto il giro. Finiamo tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare.
Allora, terminato il giro, ho fatto l'ultimo petalo, ho completato il giro e ho fatto l'ultimo petalo. A questo punto giriamo questo petalo, lo giriamo così. Vedete che qui c'è la maglia alta, noi giriamo il petalo così e prendiamo queste due costine, una e due, queste qua che si formano. Ecco qua. Entriamo e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vado nell'altro petalo, in questo petalo, abbasso questi petali e vado a prendere le costine che si sono formate, li prendo così magari mi viene meglio, 1 e 2 costine, ecco qua, vedete queste due costine che si formano e vado a fare una maglia bassa. Ok, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, passo nel petalo successivo, abbasso i petali e vado a prendere queste due costine, 1 e 2, vedete 1 e 2, sono due costine e vado a chiudere con una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, abbasso questo petalo e vado a prendere le due costine, quindi 1 e 2, entro e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, abbasso l'altro petalo e vado a prendere le costine che ci sono, che si formano dietro e chiudo con una maglia bassa. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado a prendere anche qui le costine e chiudo con una maglia bassa. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle e mi vado a chiudere nella prima maglia bassa che ho fatto, che è questa, con una maglia bassissima. Ok, con una maglia bassissima. Ok, a posto. Con una maglia bassissima ci spostiamo dentro le 5, l'archetto delle 5 catenelle, quindi con una maglia bassissima. Qui andiamo a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, giro il filo sull'uncinetto per 3 volte, quindi 1, 2, 3 volte, entro e vado a fare lavoro 2, lavoro 2, lavoro 2 e lavoro 2 e abbiamo fatto già la prima maglia. 2, 3 volte filo sull'uncinetto, quindi lavoriamo 2, lavoriamo 2, lavoriamo 2 e lavoriamo 2, 1, 2, 3 volte filo sull'uncinetto, lavoro 2, lavoro 2, lavoro 2, lavoro 2, 1, 2, 3 volte il filo sull'uncinetto, lavoro 2, lavoro 2, 2, 2. Di queste maglie ne andiamo a fare 6, 1, 2, 3, lavoro 2, 2, 2, 2. Siamo a 1, 2, 3, 4, 5, l'ultima, quindi lavoriamo 2, 2, 2, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e mi vado a chiudere di nuovo nello stesso archetto con una maglia bassissima e abbiamo fatto il primo petalo. Ci spostiamo nell'altro archetto di 5 catenelle con una maglia bassissima e ci alziamo con 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 catenelle, giro il filo 3 volte sull'uncinetto, entro sempre nell'archetto di 5 catenelle e vado a fare le mie maglie, 6 maglie, 1, 2, 3 volte, entro, lavoro 2, 2, 2,
2, 1 2 3, entro, lavoro 2 2 2 2, 1 2 3, 2 2 2 2, 1 2 3. Quindi proseguiamo a fare tutti i nostri petali. Adesso facciamo 5, me ne manca 1 2 3, lavoro 2 2 2 e 2, 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, mi vado a chiudere nello stesso punto con una maglia bassissima. Allora, a questo punto dobbiamo andare avanti a completare tutti i nostri petali. Adesso ci spostiamo con una maglia bassissima, ci spostiamo nell'archetto delle 5 catenelle, qui con una maglia bassissima e rifacciamo tutto quello che abbiamo fatto in questo petalo. Ci alziamo con 5 catenelle, poi facciamo 6 maglie e 5 catenelle, ci chiudiamo con una maglia bassissima. Quindi completiamo il nostro fiore e di questi fiori ne dobbiamo andare a fare 6, ok? Quindi completiamo il nostro fiore e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato l'ultimo fiore, io nel mio progettino ho fatto 6 fiori. Adesso uniamo l'ultimo fiore. Io già mi sono portata il mio lavoro avanti, unisco l'ultimo fiore, vi faccio vedere come unire i nostri fiori e poi come si chiudono a cerchio. Quindi poi alla fine, uniti i nostri fiori, li dobbiamo chiudere a cerchio, ok? Quindi io sono arrivata qua nella chiusura e ho lasciato un pochino di filo, vedete? Ho lasciato il filo, mi vado e mi sposto, sono dal rovescio qui, dal rovescio del fiore mi sposto nella catenella. Qui abbiamo la catenella iniziale del nostro fiore, quindi ci andiamo a spostare e a salire verso sopra. Quindi andiamo, non stringiamo, non tiriamo troppo, quindi dobbiamo fare lasciare, diciamo, il filo morbidissimo, ecco così, e andiamo nella maglia, nella catenella, nella prima catenella, quindi in alto. Ok, quindi siamo qui, vediamo un po', la giro di qua e entro nella prima, vedete, nella prima catenella, entro nella prima catenella, prendo la mia striscia, questo è la parte di sopra, e questi sono i due che noi dobbiamo andare ad unire. Appoggio, vedete, faccio dritto con dritto, appoggio il mio fiorellino così, quindi questo petalo con questo petalo e questo petalo con questo petalo, ok, e vado ad entrare di nuovo nella catenella qui e vado ad entrare nella catenella dall'altra parte, nell'altro petalo, quindi 1 2 3 4 e 5, entro nella quinta catenella, entro e tiro il filo così, li unisco così, metto dritto, poi rientro, faccio il giro, rientro da questa parte e passo senza tirare troppo il filo, perché lo dobbiamo lasciare bello morbido. 1, anche 2 giri bastano, e 2, ok. A questo punto vado e mi sposto, vedete, sempre nella catenella, e vado verso sotto e scendo sempre col filo legato, non spezzo il filo, scendo da questa parte, sempre non tirando il filo, lo lasciamo bello morbido, cammino qui col lago di qua e salgo dall'altra, vado nell'altra catenella, vado nell'altra catenella e salgo nell'altra catenella così, e vado ad uscire dalla catenella in alto nella quinta catenella qui, ed entro nella quinta catenella, 1 2 3 4, e nella quinta catenella dall'altra parte,
quindi faccio 2 giri, sempre lasciare il filo morbido, non stretto, 1 e 2. Ok, e vado a scendere sempre con il filo attaccato e vado a nascondere il filo e poi vado a tagliare. Ecco qua. E nascondiamo il filo. Ok, a questo punto diamo un'aggiustatina così. Ok, e questo è il nostro fiorellino attaccato, vedete? Questi naturalmente poi li andiamo a nascondere, tutti i fili li andiamo tutti a nascondere, e questo qua abbiamo unito l'altro fiorellino, vedete? E abbiamo unito l'altro fiorellino. A questo punto continuiamo a legare i nostri fiorellini, vedete? Dobbiamo andare a legare i nostri fiorellini. Noi siamo in alto, quindi dobbiamo andare qui. Questo qua è praticamente il petalo in alto e questo è il petalo in basso, quindi dobbiamo passare nell'altro petalo. Qui abbiamo questo petalo e andiamo a fare 3 catenelle, quindi da questo petalo a questo petalo dobbiamo andare a fare 3 catenelle, 1 2 e 3. Prendo il filo sull'uncinetto, vado in questo petalo, salto la catenella, questa qua è la catenella iniziale, vado nella maglia altissima, entro e vado a fare una maglia mezza alta, quindi maglia mezza alta. Ok, e abbiamo fatto una maglia mezza alta, vedete? Ok, una maglia mezza alta. Aspettate, lo allargo così ci rendiamo conto dove siamo. A questo punto dobbiamo passare nell'altro petalo, quindi andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, vado nell'altro petalo e vado nella maglia alta, quindi qui c'è la catenella e qui c'è la maglia alta, entro nella maglia alta, altissima cioè, e faccio una maglia mezza alta. Ok, io ho fatto e ho unito anche questo pezzettino, vedete? Andiamo sul petalo in alto, questo qua è il petalo che va in alto, facciamo 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, vado sul petalo in alto, salto la catenella, questa qua è la catenella, e vado nella maglia alta, entro e vado a fare maglia bassa e continuo le maglie basse. Ogni maglia che abbiamo sottostante andiamo a fare una maglia bassa. Sono 6 maglie altissime, quindi andiamo a fare 6 maglie basse. Ok, e 6. A questo punto dobbiamo andare a chiudere i nostri fiori a cerchio, quindi dobbiamo andare a formare un cerchio con i fiori. Prendiamo da questa parte, sempre tutto dritto, passo nel fiore, nell'ultimo fiore, e vado a mettere dritto con dritto, ecco qua, così, un fiore sopra l'altro, e vado ad unire questi 2 petali. Quindi parto da qui, vado a salire nelle catenelle, nella catenella iniziale, quindi vado a salire, non stringiamo troppo, sempre una cosa morbidissima deve essere. Entro nella catenella, ok, entriamo nella quinta catenella, e passiamo nell'altra catenella, quindi dell'altro petalo, dell'altro fiore. La quinta catenella è questa, entriamo e facciamo una cucitura lenta, naturalmente. Rientriamo di nuovo per 2 volte, basta, 1 e 2. Ok,
giro il lavoro così, scendo dalla catenella, vedete qui c'è la catenella, scendo, passo nell'altra catenella, nell'altro petalo, quello ancora da unire, e sbuco nella quinta catenella qui, ok, e vado nella quinta catenella dell'altro petalo, entro qui e vado a fare una cucitura, passare 2 volte bastano, 1 e 2, lento lento, ok, scendiamo di nuovo dall'altra parte, sempre nella catenella, scendiamo, vedete, e nascondiamo il filo. Allora, terminata la nostra cucitura, i nostri petali, abbiamo unito i nostri petali, a questo punto giriamo il nostro lavoro dal dritto, così. Quindi questa sarebbe la nostra fascia. Andiamo ad unire i nostri petali, partiamo da qui, da dove ci siamo fermati, e andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia altissima, quindi qui c'è la catenella e qui c'è la maglia altissima, e vado a fare una maglia mezza alta, ok. Qui ci sono i 2 petali, così andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, qui c'è la catenella, andiamo nella maglia qui altissima e andiamo a fare una maglia mezza alta, ok, una maglia mezza alta, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, e ci andiamo a chiudere nella maglia bassa iniziale, quella del giro iniziale, con una maglia bassissima, ok, e abbiamo unito, vedete, abbiamo fatto vedere la catenella qui in alto. A questo punto tagliamo il filo, facciamo un nodino e riprendiamo il lavoro da questa parte. Quindi dobbiamo fare lo stesso lavoro, lo andiamo a fare da questa parte. Quindi prendiamo il filo e l'uncinetto, facciamo un nodino e partiamo dalla maglia qui in alto. Quindi c'è la catenella, andiamo nella maglia altissima e andiamo a fare una maglia bassa, una maglia bassa. Continuiamo con le maglie basse, quindi 6 maglie basse, dobbiamo fare 2 3 4 5 e 6 maglie basse. Qui c'è l'altro petalo, andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, andiamo nella maglia altissima, quindi la catenella e la maglia altissima, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare una maglia mezza alta. Allora, una maglia mezza alta, qui abbiamo i 2 petali, andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, qui vedete il petalo, c'è la catenella, andiamo nella maglia altissima e andiamo a fare una maglia mezza alta. L'altro petalo andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, saltiamo la catenella, andiamo nella maglia altissima e andiamo a fare 6 maglie basse, quindi 1 2 3 4
5 e 6 maglie basse. Allora, qui abbiamo il petalo, andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, salto la, vedete, salto la catenella, questa qua la salto, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia e vado a fare una maglia mezza alta. Qui ci sono i due petali, vedete i due petali, andiamo a fare 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, qui c'è la catenella, vado nella maglia altissima e vado a fare una maglia mezza alta, semplicissimo. Allora continuiamo per tutto il giro, vedete io sono qui nelle 7 catenelle, questo è il petalo, ci dobbiamo unire qui all'altro petalo, andiamo a fare 3 catenelle, saltiamo la catenella, andiamo nella maglia e entriamo e facciamo maglia bassa, qui facciamo 6 maglie basse, qui 3 catenelle e qui andiamo a fare le 7 catenelle, quindi proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata alla fine, vedete ho fatto nei due petali ho fatto le 7 catenelle, ora ho fatto le 3 catenelle e mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella maglia bassa iniziale, con una maglia bassissima. Faccio una maglia bassissima e mi vado a chiudere. Chiusi i nostri petali con la catenella, vedete ho chiuso tutti i petali, facendo le catenelle ho chiuso i miei fiori, li ho chiusi a cerchio. Adesso vi dico anche la misura. Io sto facendo una taglia 42, quindi la mia misura è di 35 centimetri, ok? A questo punto andiamo a fare delle maglie mezze alte, quindi dobbiamo riprendere tutte le catenelle a mezza maglia alta. Faccio 2 catenelle, mi alzo con 2 catenelle che valgono come prima maglia mezza alta, entro nella maglia successiva e vado a fare una maglia mezza alta. Quindi qui abbiamo le 6 maglie basse, andiamo a fare 6 maglie mezze alte. Qui abbiamo le 3 catenelle, andiamo a fare 3 maglie mezze alte, entro nelle catenelle, vedete ogni catenella faccio una maglia mezza alta, entro direttamente nella catenella e faccio le maglie mezze alte, 2 e 3 maglie mezze alte, passo nella catenella, quindi salto questa maglia e vado nella catenella delle 7 catenelle e vado a fare 7 maglie mezze alte. Quindi salto questa maglia e vado nelle 3 catenelle, vado a fare 3 maglie mezze alte, 1 2 e 3 maglie mezze alte. Allora proseguiamo per tutto il giro facendo le maglie mezze alte per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, sono arrivata alla fine del giro, io ho deciso di lavorare i miei giri a spirale e a maglia mezza alta. Allora noi adesso dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare a salire fin quando non raggiungiamo, diciamo, l'ascella, quindi noi siamo a livelli dell'ombelico, ve lo spiego qui con la bambolina, noi siamo qui con la fascia, abbiamo una nostra fascia, quindi dobbiamo andare avanti fin quando non raggiungiamo l'ascella, a maglie mezze alte e chiuse a spirale. Io prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella e faccio una maglia mezza alta e ho chiuso il giro. Questo giro io me lo segno, mi giro sempre questa maglia così so quando finisco, passo nella maglia successiva e vado a fare maglia mezza alta, maglia successiva, maglia mezza alta,
maglia successiva, maglia mezza alta. Quindi andiamo avanti facendo i giri a spirale fin quando non raggiungiamo sotto ascella, quindi quando arriviamo sotto l'ascella ci fermiamo, ok? E ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i miei giri, ho fatto 21 giri di maglie mezze alte lavorate a spirale, quindi ho fatto 21 giri e di misura la mia fascia di maglie mezze alte misura 17 cm, dal fiore a su misura 28 cm. A questo punto andiamo a dividere per fare lo scalfo della manica, quindi io ho lasciato 2 cm da una parte e 2 cm dall'altra parte, sia in questo pannello che nel pannello dietro, in modo da fare le nostre spalline. Farò un giro di maglie mezze alte e prima di arrivare al marcapunti mi fermo, quindi parto da questa maglia dopo il marcapunti e mi fermo prima di arrivare al marcapunti, quindi un giro di maglie mezze alte. Dopodiché andremo a prendere 15 maglie da questa parte e 15 maglie da questa parte e andremo a lavorare le nostre spalline in altezza. Io già il pannello l'ho preparato, il mio pannello dietro l'ho preparato, verranno 2 spalline così, quindi andiamo a fare le spalline e poi andremo a fare una cucitura qui sopra le spalline. Quindi partiamo con questo lato, diciamo, con l'altro pannello. Allora prendo il filo e l'uncinetto, andiamo a fare un nodino e partiamo dalla maglia, quindi questo è col marcapunti, andiamo a partire da questa maglia, quella dopo il marcapunti, andiamo a fare una maglia bassa e una catenella, passo nella maglia successiva e vado a fare una maglia mezza alta, quindi lavoriamo fino ad arrivare al marcapunti. Quindi lavoriamo le maglie mezze alte e arriviamo e ci fermiamo una maglia prima di arrivare al segnapunti e ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato la riga, vedete ho fatto tutta la riga di maglia alta, a questo punto andiamo a contare 15 maglie per fare la spallina. Io sono andata avanti per 15 giri e misura come centimetri, misura 13 centimetri. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Qui metto il mio segnapunti, quindi andrò a fare giri di andata e ritorno a maglia mezza alta per 15 giri. Faccio una catenella e volto il mio lavoro e vado a lavorare le 15 maglie mezze alte. Quindi fatta l'ultima maglia mezza alta andiamo a fare le maglie mezze alte, giri di andata e ritorno, ci alziamo per 15 giri, 13 centimetri. Andiamo a completare tutte e due le spalline e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminate le mie 4 spalline, una già l'ho cucita, adesso andiamo a cucire l'altra. Giriamo la nostra magliettina dal rovescio e andiamo a cucire la nostra spallina. Io ho lasciato un po' di filo, vedete, un po' di filo lungo, così vado a cucire direttamente la mia spallina. Entriamo nella prima maglia e nella prima maglia dall'altra parte tiriamo il filo che ho lasciato, entro nella seconda maglia da una parte e dall'altra, tiro e vado a fare una maglia bassissima, entro nell'altra maglia e faccio una maglia bassissima. Quindi andiamo a fare una cucitura a maglie bassissime, non stringiamo troppo, facciamoli belli morbidi, le maglie bassissime belle morbidi, così non tira. Va bene, quindi continuiamo fino alla fine e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminata la riga, sono arrivata all'ultima maglia, vado a fare un nodino così, tiro e ho chiuso l'altra spallina. A questo punto andiamo a nascondere tutti i fili di lavorazione. Allora, terminato di cucire le mie spalline, a questo punto andiamo ad occuparci del bordino di sotto. Io ho deciso di fare 2 giri di maglie mezze alte. Io già ho portato il mio lavoro avanti, ho già iniziato a fare il primo giro di maglie mezze alte
e dobbiamo andare a fare 2 giri di maglie mezze alte. Dobbiamo andare a fare nelle maglie alte, abbiamo 6 maglie, andiamo a fare 6 maglie mezze alte nelle 6 maglie, diciamo questi qua, quindi saltiamo la catenella e andiamo a prendere le 6 maglie centrali. Quindi la catenella la saltiamo e andiamo a prendere le maglie centrali, andiamo a fare 6 maglie mezze alte. Qui abbiamo le 3 catenelle, andiamo a fare 3 maglie mezze alte. 1, 2 e 3 maglie mezze alte. Andiamo a saltare questa maglia, la andiamo a saltare, qui abbiamo le 7 maglie, le 7 catenelle, andiamo a fare 7 maglie mezze alte. Semplicissimo. Allora, quindi continuiamo con questo giro e un altro giro ancora e il nostro progettino è terminato. Quindi andiamo a fare 2 giri di maglie mezze alte qui come bordino qui di sotto e il nostro progettino è terminato, è pronto per essere indossato. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti e un bacio.